Proviamo. Un ciao a tutti. Vorrei condividere con voi l'esperienza che ho avuto io nel sistemare vecchie schede madri, schede PCI Express, PCI o RAM, perché spesso e volentieri quello che succede è che si ossidano i contatti. Si ossidano i contatti e non funzionano più. E ci sono diversi modi per pulirli. Uno dei più veloci è quello di usare una gomma da cancellare morbida, che spesso funziona, però c'è un modo più efficace. Ora, questa motherboard non so se funziona, quindi vedremo anche un po' come fare e se possiamo recuperarla, se possiamo farla andare in qualche modo. La scheda video l'ho testata, sembra funzionare. Le RAM non ho idea se vanno oppure no. Ne ho anche altre due, qui sono tutte DDR2, giusto? Sì, tutte DDR2, e vi faccio vedere come faccio io di solito a pulire i contatti sia degli slot della scheda madre che delle memorie o delle schede PCI o PCI Express. Il modo migliore che ho trovato io è questo qui, che è abbastanza semplice, però è l'accoppiata fra alcol isopropilico, questo qui, e del VD40 per i contatti. Questi due attrezzi insieme mi hanno dato una grande soddisfazione e un sacco di successi, per cui vediamo subito in modo diretto cosa andiamo a fare. Non c'è bisogno di andare tanto per il sottile, perché l'alcol isopropilico non conduce, quindi anche se va un po' a giro di qua e di là, alla fine il problema non si crea. Dobbiamo solo bagnare un po'. L'ideale è usare il cotton fioc normalissimo, quello del supermercato, e quando si pulisce però è bene fare una certa pressione, non troppo, ma insomma, per essere sicuri di andare. Vedete come è sporco già? Qui non si vede, qui non si vede, di qua si vede, non si vede benissimo, però praticamente si sporca immediatamente, il che vuol dire che se diventa nero, da qualche parte deve venire il nero, e viene dai contatti che fanno sempre piuttosto schifo. Mi raccomando, state attenti alle piccole resistenze. Vedete, ci sono condensatori qui poco sopra i contatti, state attenti a non portarli via mentre fate la pulizia, che non è una bella cosa, anzi probabilmente rompete la RAM in questo caso definitivamente. E le puliamo da tutte e due le parti. E fino a qui è tutto a posto, una bella pulita. Io vedo del bel nero, quindi qualcosa sicuramente abbiamo tolto. Ok, ho deciso di cambiare scheda madre perché questa sono sicuro che funziona, almeno vediamo con un po' più di certezza se ha funzionato la pulizia o meno. Ho trovato anche un po' di RAM che non funzionano, quindi gli ridiamo una pulita e dopo vediamo. A cosa serve il VD40, che lo uso in un secondo momento proprio quando vado a mettere appunto la scheda sulla motherboard dentro lo slot per la RAM, perché si sporcano i contatti delle RAM, ma si sporcano ovviamente anche i contatti della scheda madre, quindi ragion per cui andiamo a mettere nello slot che vogliamo
recuperare il VD40, dopodiché mettiamo la RAM e la mettiamo e togliamo un po' di volte di modo che appunto vada a strusciare nei contatti e far agire meglio il VD40. Non serve farne 1.000.000, cioè, più se ne fa in teoria più si pulisce, però direi che ci accontentiamo così. Ora vedete il monitor che servirà lassù, il monitor è questo qui e vediamo, questa memoria prima non faceva avviare il computer, vediamo se invece adesso abbiamo più successo. È una cosa che si può provare a fare più volte, certo se dopo 2 o 3 pulizie continua a non funzionare è molto più probabile che ci sia qualcosa che non va nella RAM. E invece è partita. No? È abbassata la pulizia, però ripeto, sia della RAM che dei contatti, dello slot della motherboard. È bene fare tutti e due, se fanno solo non è detto che risolvi, però in questo modo se ne recupera una marea di roba. Schede PCI Express, schede PCI normali. Infatti ora recupero qualche scheda PCI e vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Metterò un sistema operativo al volo per fare qualche test. Eccoci qui con Windows installato, vedete su quel monitor lì, su questo disco volante, il disco volante. Ok, e ho recuperato qualche scheda PCI che non provo a usare da tanto tempo, infatti ho montato qui un controller SCSI e non va. Windows dalla gestione dei dispositivi non lo vede, che è proprio il comportamento tipico di una scheda con i contatti sporchi o di una scheda completamente guasta. Vediamo adesso se riusciamo a farla ripartire pulendo i contatti. Spengiamo, chiudiamo Windows e rifacciamo il solito giochino che abbiamo fatto prima con le RAM. Stacchiamo la scheda, pigliamo un cotton fioc e via. Isopropanolo. Devo anche fare una correzione perché avevo detto inizialmente che l'alcol isopropilico non conduce, e non è vero. Non è vero perché conduce anche l'alcol isopropilico, ma davvero poco confronto all'acqua, e inoltre evapora a una velocità immensa, quindi difficilmente ci si trova ad avere problemi pulendo contatti con l'alcol isopropilico. Se proprio volete la fate asciugare con calma, oppure prendete un pezzettino di carta per evitare questo tipo di problemi qui. Vediamo un goccino anche qua. Nulla vieta che se non riuscite a pulire possiate dare anche un po' di VD40 sui contatti della scheda, non è indispensabile che lo usiate solo sullo slot. Normalmente non è necessario. Il problema è che negli slot non si entra col cotton fioc, quindi pulire è piuttosto difficile, si riesce a pulire in quel modo lì. Ok. Perfetto. E adesso riavviamo Windows e vediamo se per miracolo ora funziona. E la vediamo richiedere i driver di installazione, che non ho, ma tanto ci interessa solo verificare se si avvia correttamente, se viene riconosciuto dal sistema.
un attimo che parte Windows. Con l'SSD è abbastanza veloce, facciamo abbastanza in fretta. Eccoci qui. Abbiamo Windows e vediamo un po' se carica anche. No, non la vede neppure così. Quindi è possibile. E a parte che mi sono dimenticato di pulire i contatti della scheda madre, quindi chiudiamo e usiamo anche il VD40. L'alcol non è bastato e questa può essere una buona verifica dell'utilizzo insieme all'alcol isopropilico. Al solito mettiamo e togliamo diverse volte, facendo in modo che si puliscono i contatti anche sulla scheda madre, e vediamo se questa scheda è solo sporca oppure effettivamente guasta. Casomai ne proviamo un'altra. Qui possiamo riavviare Windows. Mettendo in corto i due contatti power, la scheda si avvia, basta toccarli appena e parte. Eccoci qua. Dai, su. No, non l'ho visto neanche stavolta, credo. Vediamo. E invece sì. E perché non chiede i driver? Strano, allora forse la vedeva anche al riavvio precedente. Però eccolo qui, controller scasi, dettagli e di hardware. Vendor probabilmente appunto è Adaptec. Il dev è l'id della scheda 5078. Con vendor 9004 e device 5078 a volte è possibile cercare e trovare i driver, però questo lo facciamo un'altra volta, specialmente se non sappiamo che scheda sia. Questa qui è un Adaptec ed è abbastanza facile scoprire che scheda è, ma a volte ci sono schede senza brand, senza niente, dove si riesce a capire di cosa si tratta solo con appunto il vendor e il device. Ok, come vedete è qui. È molto probabile che installando i driver funzionino normalmente, però quantomeno si vede che inizialmente non veniva proprio vista e adesso invece è apparsa. Il coprocessore non ci interessa, a posto. E con questo direi che è tutto per oggi. Vi saluto e mi scuso per la qualità tecnica del video, perché è la prima volta in assoluto che provo a fare una cosa del genere, quindi perdonatemi. Per ora diciamo che ci si può accontentare. Spero vi sia piaciuto il video e possa essere interessante aiutarvi in qualche caso in cui i contatti vi creino dei problemi. Grazie di tutto, alla prossima.